un'amica che risponde al nome di Tiziana Coste. Allora, lei, come di consueto, non vedrà me, ma io e noi vedremo lei. Tiziana, buonasera. Ciao Michele. Direttamente da Londra con questo bellissimo background sul Studiato rosso. apposta. Molto bello, molto bello, molto bello. Guarda, ti dirò, mi ricorda, e lo dico in maniera Io che positiva, ricciolo. mi Mamma mia. ricorda Twin Peaks Sì. come sfondo, come ambientazione, una cosa meravigliosa. Oddio. A me piaceva Non tantissimo. volevo. Vabbè, meno male che ti piace. Vabbè. Allora, Tiziana Costa, siamo a Londra. Coste, mi Coste, chiedo raccomando. scusa, no, no, ho scritto Mamma anche mia. bene. Ho scritto anche bene, chiedo Eh. venia. Sì. Tiziana dunque, ci siamo in contatto da Londra in un momento un po' caldo. Anche la settimana scorsa stavamo rincorrendo notizie, anche oggi abbiamo un po' di cose di cui parlare, poi ne parleremo dopo. Insomma, è una città che vive un momento storico molto delicato. Non vogliamo parlarne adesso per non tediarvi, ma anche perché abbiamo tante cose interessanti di cui parlare con Tiziana. Tiziana, intanto buonasera e grazie per essere qui. Grazie per l'occasione, Michele. Non vedo l'ora di raccontarvi un po' di E cosine. allora, Sono molto contenta di abbiamo questa occasione. parlato in separata sede prima e Tiziana mi ha raccontato una storia meravigliosa che mi ha anche molto incuriosito. Intanto partiamo dall'Italia, dal tuo luogo di partenza proprio, che è il sud Italia, esattamente la Sicilia. Profondo sud, Palermo. Profondo e Palermo. meraviglioso sud, direi. Eh sì, effettivamente sì, è una grande risorsa, quando la sai utilizzare fa la differenza, sinceramente. Allora, Sì, Tiziana, sono di Palermo, sì. tu sei partita da Palermo, laddove però già, come dire, eri riuscita, insomma, a importi, nonostante le difficoltà, perché lo diciamo senza retorica, le difficoltà connesse al mondo del lavoro in Italia in generale, ma nel sud Italia in particolare, e ve lo dice uno che è del sud, quindi capisce bene di che cosa si parla. Ma Tiziana era partita dall'Italia Mhm. già con un, come dire, con ecco, non a mani vuote come si suol dire, ma già era abbastanza impegnata. Una vita che poi in Inghilterra è diventata ancora più interessante. Allora, Tiziana, partiamo proprio dalla tua Palermo. Allora, io sono di Palermo, sono architetto, ho dedicato quasi tutta la mia vita all'architettura, nonostante avessi sempre, e questo mi ha portato anche a viaggiare, sono stata in Spagna, a Milano, ho lavorato a Milano, e certo, l'ultima tranche l'ho fatta invece a Roma, Mm. quindi è stata la fase prima di Londra. E quindi dedicata tutta la vita all'architettura, nonostante avessi un'attrazione fatale per il mondo dello spettacolo, nello specifico avevo a un certo punto studiato il basso elettrico, stavo in una band, avevo sempre avuto amici e fidanzati che erano attori, musicisti, eccetera, quindi stavo sempre con un piedino sempre lì. Mm. Poi avevo studiato moda prima di fare architettura, insomma, da tanti giri. Comunque la faccenda era che io ero architetto, basta, Sì. e quindi così dovevo morire. Solitamente, qualunque cosa significasse, qualunque cosa ti chiedesse, perché l'architettura, come sappiamo, insomma, è un lavoro che è a metà tra la creatività, diciamo, e la parte tecnica, è un lavoro molto poco riconosciuto, quindi insomma, Mm. difficilissimo. Poi una donna che fa l'architetto, immagino, tutte le complicazioni del caso. Per cui, insomma. E poi succede che qualche anno fa, a un certo punto della mia vita, tralasciamo un piccolo dettaglio, ma insomma mi rendo conto che l'architettura non era sufficiente, che soprattutto la mia creatività aveva bisogno di più spazio e più in ambiti che erano più vicini a quelli diciamo, artistici. Quando io capisco per esempio che volevo fare la modella, una cosa Mm. veramente bizzarra, considerato che avevo già più di 40 anni, considerato che sono una donna ordinaria, con un fisico ordinario, sono molto lontana da Naomi Campbell, cioè sono normale. In quel momento lavoravo per un'impresa di costruzione a Palermo, quindi vestivo da maschio tutti i giorni, tutte le mattine andavo in cantiere, in un posto incasinato, polveroso, pieno insomma, tutto tranne che, insomma, che in un posto, diciamo, diciamo, lontano dal mondo dello spettacolo. Io mi ricordo che più andavo in cantiere, più capivo che io volevo stare sul palcoscenico. Mm. Vedi che cosa strana, mi è servito questo training. Insomma, faccio giri strani, mi trovo dopo un po' di tempo a vivere a Roma, dove studio marketing, comunicazione, eccetera, e comincio a fare degli eventi per aziende, eventi che avessero sempre a che fare con una parte artistica, quindi costumi, attori, eccetera.
Lì comincio per caso, rispondo ad un annuncio su Facebook come modella dal vero per gli Mm. artisti. Non sapevo nemmeno che significasse, mi presento lì. E quando finisco di fare questa sessione, la ragazza che faceva questa sessione mi dice: Guarda, ma da quanto tempo fai questa cosa qua? Ma ho detto: Ma veramente non l'ho mai fatto. Ho detto: Guarda, sembra che tu sei nata per fare questa cosa qua. E quindi ho detto: Bah, io mi porto a casa questo risultato, però nemmeno penso, cioè non sapevo nemmeno che fosse una professione. Mm. Da permettere che a Palermo comunque io avevo fatto già qualche piccola cosa, avevo fatto dei servizi fotografici, stranamente sempre dopo i 40 succedono cose strane, tu pensi che la vita finisce, che cadrai a pezzi e invece lì comincia il divertimento. Considera che a Palermo, come ti dicevo poco fa, è la prima volta che sono stata pagata come modella, è capitata a Palermo, che è una roba assurda, cioè proprio veramente fatto scienza. E io, è successo. E insomma, poi quando invece mi trasferisco a Londra, giri strani, diciamo che mi trasferisco a Londra per istinto più che per calcolo, Mm. perché sapevo che io avevo questo desiderio di vivere in una città cosmopolita, che per me aveva sempre significato la musica, con cui ho un legame proprio mistico. Mm. Insomma, mi trasferisco qui più che altro con una visione, direi, una visione e poi la sicurezza che avevo molto da offrire in generale, come persona, come professionista, qualunque cosa fosse. E qui comincio sempre per caso, al solito, mentre facevo già di nuovo l'architetto anche qua, a fare la modella per una scuola, per una piccola scuola d'arte, ritratto. Mm. E da questa scuola comincia un passaparola, un tam tam veramente bizzarro, che mi porta ad avere delle richieste continue per fare la modella la sera, sì, solitamente erano queste cose, queste sessioni. E io quindi stamattina facevo l'architetto, la sera mi spogliavo nuda per estranei, per soldi, questo diciamo se la vogliamo leggere così, e mi divertivo un sacco e tutti mi chiedevano: Ma com'è che tu fai? Ma perché fai l'architetto? Ma che ne so, mi piace, non lo so, mi diverto. Insomma, questa cosa qua poi mi ha portato a tante vari giri, per cui è diventata sempre più presente. Mm. E la cosa bella è che qua funziona moltissimo il networking, Sì. cioè il lavoro cerca te, è strano. Cioè, quindi mi succedeva che le persone che mi vedevano, anche gli artisti che disegnavano, mi dicevano: Guarda, vorrei darti il contatto di quello perché secondo me potresti interessare a quel tutor, a quell'artista, ma perché non provi in quella scuola? E comincio a montare, a conoscere, insomma, a posare per varie scuole perché comincio anche a scoprire che c'è un mondo, quello legato al disegno dal vero, che qua è enorme, c'è un Mm. grandissimo interesse, anche molto variegato, che non è soltanto quello che noi ci immaginiamo delle accademie, no? Ma è molto creativo, talvolta ha a che fare con, che ti posso dire, con i costumi, altre volte col movimento, ci sono sessioni fatte da artisti privati, da Sì. scuole, delle proprie gig, come dicono loro, in cui ci sono anche gruppi di modelli, insomma, una roba eccezionale. Contemporaneamente anche a Londra ho cominciato a fare anche delle fotografie Mm. e anche lì comincio un giorno proprio per caso in un meetup ed era quindi una cosa gratuita, io vado lì a posare, con alcuni di questi fotografi rimango in contatto e questi cominciano a darmi lavoro come modella pagata per servizi fotografici, che a me mi era stupefacente, ho detto: Mazza che bello, mi sto divertendo e mi pagano, fantastico. E quindi questa è la faccenda, tant'è che poi questa cosa un po' si è evoluta perché nell'ultimo anno poi ho cominciato a fare anche delle piccole cose per il cinema, Mm. perché su consiglio sempre di un mio amico modello, che fa sia il modello sia piccoli ruoli nel cinema, mi ha detto: Guarda, ma secondo me tu c'hai presenza, lo puoi fare. E comincio a fare delle cose prima come comparsa, poi mi danno qualche piccolo ruolo, poi ho fatto qualche spot pubblicitario, una roba un po' magica, perché per me è un gioco, anche se lo faccio con serietà, però alla fine, cioè, il gioco non è che il cinema sia il pane e la pasta, cioè, Poss- di cui potremmo anche farne a meno, volendo. Possiamo Però dirlo che forse solo a Londra poteva capitare. Londra e probabilmente New York, lo dico proprio per eh, conoscenza della città, una cosa del genere che appunto ha stupito te per prima, insomma, magari non te l'aspettavi e appunto, come dire, il sogno americano in Europa. sì, sì, si può dire una cosa così, perché guarda, ti dico, sì, è una cosa di questo tipo. A Londra, quando tu arrivi qua, se tu hai qualcosa da dire, qualcuno mi disse quasi all'inizio del mio trasferimento: Guarda, se tu hai qualcosa da offrire, Mhm. qua ci sono orecchie che Mm. ascoltano.
Qua ci sono persone, in più ricordiamo, torniamo al titolo del programma, sei italiano, cioè Sì. noi abbiamo importato, abbiamo nel nostro DNA delle cose che per loro non sono scontate. Il senso della bellezza, dello stile, l'abitudine a mangiare bene, tutto quello che ruota attorno all'Italian style, per qui è una roba preziosissima. Cioè, Mm. quando arriva l'italiano, pure se fa il caffè, la macchinetta del caffè usa, fa una banale moka che per noi è scontato, per loro è, cioè, scienza, cioè, per loro è uno spettacolo. Quindi quando hai qualcosa da offrire in più, sei anche arrivi dal paese, da uno dei paesi secondo me più influenti culturalmente di tutti, cioè Sì. non esiste una cosa in cui l'Italia non si sia espressa nei secoli e che non abbia prodotto eccellenza, sinceramente, ma se proprio, ti dico, è un dato oggettivo, cioè veramente dati alla mano. Quindi in più nel mondo dell'arte immaginati, cioè, capito, quando mi vedono, chiaramente loro vedono Raffaello, Leonardo, e quando mi vedono il profilo dice che c'ho il profilo greco, cioè dico delle cose, insomma io non lo sapevo, perché noi abbiamo tutta sta roba qui che per noi è scontata e per loro non lo è, perché loro hanno tante altre belle cose che funzionano, per questo siamo tutti qua, però chiaramente non hanno la densità che abbiamo noi, cioè, quindi bello, cioè, qua può essere qualcuno, cioè un italiano, dico medio, non parlo solo di italiani medi, cioè che ho qualcosa da offrire, trova posto, trova attenzione, questa è una Con, rarità. con tutte le difficoltà del caso di cui parlavamo anche un po' Certo. in avvio, poco prima dell'avvio della trasmissione, perché appunto Londra, vabbè, al di là del momento, io dico drammatico proprio perché c'è un'incertezza di fondo che coinvolgerà probabilmente tutta l'Europa, però al di là di questo è una città cara, è una città comunque che chiede impegno massimo per potervi restare, insomma, al di là, diciamo, dell'aspetto piacevole di potersi realizzare, però bisogna comunque essere decisi e determinati, no? Per sopravvivere, possiamo dire, nella Sì, giungla sì, sì, no, no, hai londinese. fatto bene, sotto il termine giusto, ma l'avrei detto io se non lo dicevi tu. Sì, a Londra si parla moltissimo di sopravvivenza, cioè la parola sopravvivenza è Mm, come a Palermo la parola morte, cioè tutto il giorno tu parli a Palermo, forse non so se hai familiarità con questo, a Palermo la parola morte si usa per un sacco di cose, come un'area di declinazione. A Londra si usa sopravvivenza, perché non è scontato che tu sopravviva, cioè diciamo la famosa piramide di Maslow, sì. dormire, mangiare, una protezione, cose basiche che a Palermo chiaramente tutti noi abbiamo, in Italia, diciamo, troviamo una famiglia, eccetera. Qui non è scontato, Mm, perché è una città carissima, cioè l'alloggio costa moltissimo, c'è la cosa di cui non puoi fare a meno è l'alloggio, quindi mm. costa una marea di soldi. Poi è una città enorme, quindi con grandissimi tempi per gli spostamenti, quindi che non è soltanto il tempo, è il fatto che dopo 2 o 3 viaggi in metro, quando hai percorso la città, sei stanchissimo Sì. fisicamente, sei un fin di vita. Cioè, poi la mia età, io non sono arrivata qua a 20 anni, sono arrivata a 45, quindi metti in conto che mi stanco prima. Quindi, cioè, insomma, tutte le difficoltà del caso, nonostante le difficoltà del caso, cioè, sto ancora qua, sono sopravvissuta. E stai dando lustro, Tiziana, all'italianità. Noi intanto abbiamo mostrato anche qualche immagine. Ah, ecco, io non lo so, sono Sì, 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 inconsapevole. Dio, che cos'è? infatti. Abbiamo mostrato ovviamente la tua pagina, il tuo profilo Instagram che Sì? lo posso rivelare ai nostri amici, che è Tiziana Coste Model, Sì? instagram.com, Tiziana Coste Model, e poi c'è questo bel canale YouTube dove c'è questo An Object of Beauty, Ah, questo filmato che ti documentario, riguarda, sì, questo documentario con intervista che sì. ti riguarda e che mostra anche momenti di posa, appunto, che Durante una illustra. sessione, sì, 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 esatto, sì. esatto. Sì, Senti, sì, sì. riesci, appunto, tu dicevi è una città molto stancante, Londra, una città molto, ovviamente, ricca di stimoli. Qui parlo non per sentito dire, ma parlo proprio per cognizione di causa. È una città che comunque offre, no, anche a livello artistico, molti stimoli. Prima eravamo in collegamento con Berlino, con gli amici Takimaki. Berlino è Mhm. un'altra grandissima e Bel super posto, sì. realtà. Londra, possiamo dire che probabilmente è la città europea che offre più stimoli da questo punto di vista. Guarda, qua c'è un interesse all'arte, tutte le espressioni artistiche, che è sensazionale. Mm, Cioè, tutte le persone hanno un lavoro normale e poi un piccolo hobby. Tutte le persone vanno ai musei, i musei, diciamo quelli nazionali a Londra sono tutti gratuiti. sì, E questo è un volano per un'economia
in cui il museo è visto come un posto vivo, dove la gente si incontra, il museo è un posto dove avvengono le cose, che traina l'economia. Mm, Cioè, mm, mm. che lo sai, tipo il Victorian Albert Museum, che tu conoscerai anche per racconti di qualche amico comune, c'è Esatto. un posto che fa degli incassi eccezionali e che soprattutto unisce le persone. Adoro questa cosa i meeting di lavoro si Mhm. fanno nei musei, nelle caffetterie, nei teatri, cioè tutti i posti, cioè qua non esiste chiudersi in casa, mentre qua cioè, in Italia tutto succede dentro le case, soprattutto al sud. Sì. Qui tutto invece al contrario, lo spazio pubblico è vissuto in una maniera totalmente diversa. Cioè, portarti il tuo bel computerino e farti il tuo lavoro anche di admin, come dicono qua, cose Sì. di computer, eccetera, ma farlo in un posto bello, insieme ad altri, anche se tu non ci parli, non devi necessariamente, capito, metterti lì a fare chissà che chiacchierata, però stai in mezzo agli altri ed è sensazionale perché comunque ti fa sentire parte di una collettività, cioè qua il Esatto. senso, come lo dicono, il sense of community, che in Italia manco esiste la traduzione seria, Mhm. è una roba molto sentita nei quartieri, nei gruppi, perché, anche perché considera che la città è molto grande, Sì. quindi significa che i quartieri sono un posto dove le persone vogliono trovarsi dei riferimenti. Sì. Gli amici, le persone che vedono il posto dove sono in questo momento, da cui mi vedete, è un community center di Notting Hill, dove Mm, abito, mm. che è una ex sinagoga, poi insomma convertita in spazio per eventi, dove le persone si vedono e dove avvengono un sacco di attività di qualunque tipo, le lezioni di canto, di yoga, di danza, i concerti, le mostre, gli spettacoli di ogni tipo, ed è un posto che aggrega, cioè le Mm. persone si vedono lì, non si vedono a casa, mentre noi, capito? O ci vediamo Sì. al bar, a Palermo ci si vede al bar, Sì. ovviamente, Sì. però non si lavora al bar, capito? Cioè non è che ti porti il computer, cioè tu qua puoi anche non avere l'ufficio, te ne vai nelle caffetterie, nei musei, là c'è internet per Il tutti. wifi gratuito, Il sì, wifi esatto, esatto, gratuito, esatto. la presa, cioè le persone le vogliono portare fuori da casa, capito? Che è totalmente una tendenza opposta a quella dell'Italia, soprattutto del sud. Vero, Insomma. verissimo. Quindi a me mi piace molto, devo E dire, questo è questo molto bello. E infatti non vediamo l'ora di tornarci nella Londra, insomma, io la chiamo New York europea sì, perché sono troppo simili come città. Poi ovviamente le influenze sono quelle, chiaramente. sì, Ed è un posto, non ne parliamo più di Londra, che ormai ne abbiamo parlato tante di quelle volte. Ovviamente salutiamo il nostro amico comune, che sì. non vedo l'ora di incontrare. Ciao Antimo, non vedo l'ora di salutare anche dal vivo. E non vedo l'ora di esserci anche per tirare fuori il mio lato artistico. Ecco, non vediamo l'ora, ti Sì, sì, aspettiamo, porto Michele. il mio lato autoriale a Londra. Dai, che bello, ti Mi f- aspettiamo. Qui c'è posto per tutti quelli che hanno qualcosa da dire di interessante, Questa è quindi una bella cosa. Questa è una va cosa molto bene. bella. Tiziana, io Senti, per motivi di trasmissione devo chiudere questo collegamento, ma ovviamente è il primo di una serie perché ci ritroveremo anche beh, ovviamente live. fa piacere, sì. E io invito anche te, naturalmente, a segnalarci qualunque cosa riguardi la tua attività, qualunque cosa riguardi l'italianità. Ovviamente noi abbiamo un portale H24 di notizie, di comunicati e quant'altro, ma anche per le trasmissioni ne faremo a breve una dedicata alle tendenze, alla moda, all'arte, quindi un Bene. contenitore di approfondimento più specifico di cui ovviamente mi auguro sarai ospite con grande piacere da parte nostra, insomma, poi ci risentiremo, insomma, e ne parleremo. Questa è una bella promessa. Ti ringrazio moltissimo, Michele, ringrazio tutti gli amici che mi hanno visto, anche gli inglesi che non hanno capito quasi niente. Questo perché ti dico, chiudo con questo, che uno dei miei obiettivi è far diventare l'italiano la seconda lingua parlata a Londra. Perché? Bello! Eh Questo mi sì, piace, questo mi piace. scusa, Sono mica d'accordo. soltanto bar e ristoranti. Esatto, sono A d'accordo. prestissimo Michele, Aspetta, grazie mille. prima di Oh, salutarci, noi ah no? abbiamo questa usanza del saluto glocal, Oddio, che... laddove ci abbiamo il dialetto e ci abbiamo la lingua internazionale. A tutti gli amici di Patrimonio Italiano TV, vai, ti lascio il microfono. Devo dirlo che cosa? Nel Che tuo dico? un saluto e nel tuo dialetto e in inglese. Nel mio dialetto, Sì? oh, che devo dire? Sabini Rica, che ne so, cioè io non parlo mai in dialetto, aiuto. In inglese che posso dire thank you for listening and see you soon.
Hotels. Perfetto, perfettissimo. In attesa di rivederci poi dal vivo, amici di Patrimonio Italiano TV, ai nostri microfoni da Londra, l'amica Tiziana Coste. Grazie mille, Tiziana. Ciao, bye. And see you soon. See Grazie you ancora soon. e buona Bye bye. serata. Bye Thank you so bye. much. Bye bye. Ciao Bye. Tiziana.